col mio pranzo, zucca delica cotta in padella con brodo vegetale, poi tofu affumicato in friggitrice d'aria e del couscous integrale, il tutto condito con olio extravergine d'oliva. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è giovedì 5 marzo e sto riprendendo un vlog. In questo video vi sto portando con me nella mia giornata, come penso ormai abbiate intuito. Se ancora non mi conoscete, io sono Federica e sono una ballerina professionista. Dal 2019 faccio parte del corpo di ballo del Czech National Ballet di Praga e da oltre 5 anni vi porto con me in questo canale su YouTube nella mia vita tra prove, spettacoli, tournée. Vi parlo anche di veganismo, inteso come movimento di giustizia per i diritti degli animali, che poi sfocia come conseguenza in un'alimentazione vegetale. Se quindi questi argomenti vi interessano, se ancora non l'avete fatto, vi invito a cliccare nel bottone qui sotto, iscriviti, così da supportarmi e da non perdervi i prossimi video. Avete già visto che stamattina mi sono allenata in palestra, ho fatto lezioni di danza classica e ho passeggiato un po' in giro per Praga. Ora vorrei raccontarvi un po' dello scorso weekend. Nel video precedente infatti vi ho fatto vedere mentre facevo le pulizie perché vi avevo detto che avrei ospitato una ragazza qui. Questa ragazza è arrivata giovedì scorso in occasione di un evento dell'organizzazione internazionale Anonymous for the Voiceless, con la quale io faccio attivismo per gli animali da oltre 3 anni. Era un evento che è iniziato giovedì scorso ed è terminato domenica e per l'occasione sono venuti qui a Praga molti attivisti anche da altri paesi come Germania, Austria, Inghilterra e Francia. Io ho ospitato qui da me 3 ragazze in realtà, Lori che viene da Parigi e che è una personal trainer e coach. È molto famosa sui social grazie ai suoi video in francese in cui parla con le persone durante l'attivismo di veganismo. Ho ospitato anche una ragazza da Berlino e un'altra da Vienna, che però sono rimaste soltanto per 1 o 2 notti, mentre Lori è rimasta per una settimana intera. Il weekend è stato davvero bello perché ho portato questa ragazza in giro per Praga, abbiamo fatto molte passeggiate insieme per mostrarle i punti più importanti e significativi della città. Abbiamo assaporato le prelibatezze dei ristoranti vegani qui di Praga e sono molto contenta e grata di averla conosciuta perché è una persona deliziosa. Lei ha 23 anni e per me è un'ispirazione perché nonostante la giovane età è molto forte, molto motivata nell'attivismo per gli animali. In più, essendo così brava a editare i suoi video, mi ha anche dato qualche consiglio per i miei che ho già cominciato un po' ad applicare, a sperimentare. Con le altre ragazze ci siamo viste soltanto durante l'attivismo, però anche loro erano molto grate dell'opportunità di poter dormire qui, così da non dover appunto spendere soldi in un alloggio e potersi comunque godere l'esperienza dell'attivismo insieme. Questa campagna, come vi dicevo, è iniziata giovedì scorso. Abbiamo avuto il primo Cubo della Verità dalle 18 alle 20:30. Il Cubo della Verità è il tipo di azione di questa organizzazione Anonymous for the Voiceless, che consiste in delle persone che tengono degli schermi, che possono essere televisioni oppure computer, in cui vengono mostrate le pratiche standard di tutti i modi in cui l'essere umano sfrutta gli altri animali per la carne, il latte, le uova, le pellicce, tutto quello che purtroppo facciamo agli altri animali. E poi c'è un altro gruppo di persone invece che parla con i passanti, con le persone che si fermano e sono interessate a quello che stiamo facendo. Quindi giovedì ne abbiamo fatto uno di 2 ore e mezza nella piazza dell'Orologio, che è una piazza molto bella con tanti turisti, ho avuto l'opportunità di parlare con tante persone, anche italiani. Venerdì invece abbiamo avuto un workshop, perché infatti il fondatore di Anonymous for the Voiceless è stato a Praga per quasi un mese, si chiama Paul Bashir, e visto che era qui ha colto l'occasione per darci un workshop durante il quale ci ha un po' illustrato le ultime novità per quanto riguarda i protocolli di outreach, di sensibilizzazione, e ci ha anche dato qualche consiglio per diventare più bravi quando parliamo per strada con le persone. Infatti, quando noi facciamo questo lavoro per strada, non diciamo quello che ci passa per la testa, ma abbiamo delle regole da seguire, degli schemi. E queste regole non vogliono essere delle costrizioni, ma sono soltanto delle linee guida che
sono un frutto di oltre 10 anni di esperienza per strada, di tanti sbagli, tante cadute, ma anche di tanti successi. Quindi Paul Bashir non ha fatto altro che condensare tutti questi anni di esperienza in questa scaletta di cose che possiamo dire al fine da far passare il messaggio in modo molto più chiaro e intuitivo. Il workshop è durato ben 5 ore, ma sono volate perché è stato davvero interessante e per me avere il fondatore Paul qui con noi è una fonte di ispirazione e di motivazione. Sabato e domenica abbiamo poi avuto di nuovo i cubi della verità, 4 ore sabato e 4 ore domenica. Sabato è stato forse uno dei cubi migliori finora della mia vita, perché a parte il fatto che c'era una bellissima giornata di sole, il che aiuta molto quando devi stare 4 ore per strada fuori, quando c'è freddo vi assicuro che è molto difficile, ma soprattutto perché ho avuto delle conversazioni molto molto interessanti, addirittura 5 persone hanno dichiarato, dopo aver parlato con me, che sarebbero diventate vegane e avrebbero smesso di sfruttare gli animali, ma erano genuine, perché io me ne rendo conto quando le persone vogliono evitare un po' la conversazione oppure semplicemente non capiscono il nostro messaggio, però 5 persone che ho incontrato sabato erano davvero grate di avermi incontrata e in più il mio amico Asaf mi stava riprendendo, quindi ho tantissimi video da poter condividere sui social per poter anche ridiffondere il messaggio online che sicuramente raggiunge anche molte più persone. Domenica purtroppo non è stato così bello perché pioveva, c'era freddo, al contrario di sabato, e in più io ero nella mia fase premestruale, quindi purtroppo mi sentivo molto giù, demotivata, triste e infreddolita. Nonostante ciò ho tenuto duro perché non volevo mollare e in generale questa campagna è stata un'esperienza bellissima, sia perché ho avuto l'opportunità di conoscere nuove persone, di fare nuove amicizie, ma soprattutto perché mi ha permesso di crescere come attivista e quindi ora sono sempre più motivata nello scendere in piazza e difendere gli animali e di farlo al fianco di persone che stimo tanto. Detto questo, adesso vorrei parlarvi un po' di quello che ho fatto negli ultimi giorni per il santuario Animals of Our World. Per chi ancora non lo sapesse e si fosse perso i video precedenti, è già da più di un mese che lavoro come social media strategist per questo santuario che si trova in Cambogia. È un centro di soccorso, quindi loro vanno per strada e ovviamente quando ci sono delle emergenze vengono chiamati e salvano dalla strada degli animali randaggi in difficoltà, solitamente malati o investiti, quindi con problemi fisici gravi. Li portano dai veterinari, li curano e poi quelli che non possono reintrodurre per strada nelle comunità li portano con sé nel loro santuario dove possono vivere per sempre liberi. È un santuario antispecista. Ciò vuol dire che non accoglie soltanto cani e gatti, ma hanno anche 4 maiali, 2 oche, una gallina e una mucca. E negli ultimi giorni non ho soltanto pianificato i loro contenuti online, che tra parentesi stanno andando benissimo. Un video è andato virale e ha ricevuto tantissimi commenti di apprezzamento insieme a tanti nuovi follower. Ma in questi giorni, visto che loro hanno molte emergenze e non hanno tempo per creare contenuti, li sto anche aiutando a realizzare nuovi video per poter attrarre supporto e donazioni. Loro fanno un lavoro incredibile non soltanto per gli animali ma anche per le persone in Cambogia, perché infatti la loro organizzazione sorella si chiama People of Our World e si occupa di aiutare le persone in difficoltà in Cambogia, quindi non soltanto gli animali ma anche le persone, i bambini e gli anziani, offrendo loro cure e istruzione. Secondo me è un progetto bellissimo e spero che possa diffondersi in molti altri paesi in via di sviluppo. Se volete anche voi supportare il loro lavoro e darvi una mano ad aiutare gli animali e le persone in Cambogia, vi lascio in descrizione tutti i link per effettuare delle donazioni, sia donazioni singole con PayPal, sia per diventare sponsor mensili e quindi supportarli anche con piccoli importi ogni mese. Per loro ogni piccola donazione conta e vi assicuro che fa la differenza per tante creature, sia umane che non umane. Grazie mille se lo farete. Detto questo, adesso sono a casa mia come vedete, però visto che c'è un bel sole vorrei andare a fare una passeggiata e poi andrò a casa del mio ragazzo. Stasera avrò una festa di laurea di un mio collega italiano che si chiama Federico, tra l'altro, che si è laureato in un master e quindi andremo in questo ristorante italiano e lo festeggeremo. Sarà sicuramente una bella occasione per stare insieme ai miei colleghi.
piccola novità, ho comprato il Kindle. Questa è la cover, mi piace un sacco, tipo libreria. E ieri ho comprato il mio primo libro, che si chiama Nel buio della mente, è un libro horror che ho visto su TikTok che una ragazza consigliava. E ora sono al 10%, anche se vorrei trovare un modo per togliere questa percentuale perché non mi piace. L'ho usato soltanto una volta ancora, quindi non so bene come sia, però mi sembra un modo abbastanza intelligente per leggere senza dover riempire la casa di libri. Volevo farvi vedere i video che ho creato ieri per il santuario, però prima di farveli vedere volevo raccontarvi quello che fanno oltre a salvare gli animali, che secondo me è anche la parte più importante del loro lavoro, ovvero che fanno un lavoro di sensibilizzazione e anche di educazione verso le popolazioni locali, cioè le famiglie che vivono in Cambogia, e gli insegnano a prendersi cura degli animali. E quindi in questi video che vi mostrerò adesso, che mi hanno inviato ieri, si vede come loro aiutano queste famiglie a prendersi cura degli animali randaggi. Per esempio ce ne sono alcuni paralizzati e gli fanno fare fisioterapia, oppure alcuni che hanno dei tumori e gli spiegano come dargli delle pillole. E poi grazie a questa organizzazione loro possono curare gli animali gratuitamente, quindi questo supporto lo fanno grazie alle donazioni di chi li supporta online. Questo qua è il primo video che ho creato, in cui c'è lei che è la fondatrice del santuario, che parla con questo signore che, come vedete, fa fisioterapia al cane che è paralizzato, poverino, e racconta come il cane sia andato da essere completamente paralizzato a potersi muovere e persino camminare un po', come si vede alla fine, ed è davvero bellissimo poter vedere tutto l'aiuto che danno a questi animali. Poi invece in quest'altro video parla di questi due cani, che la femmina ha un tumore ai genitali e quindi pensano che anche il maschietto, che questo qua, ce l'abbia. E poi si vede che lei spiega alla ragazza che vive in quella famiglia che parla inglese come prendersi cura di questi animali, quindi come dargli le medicine prevalentemente. E si vede qui appunto che le spiega una tavoletta e mezza al giorno, ogni giorno, e poi dice che quando finiranno loro torneranno e gliene forniranno altre. Yes, 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 brilliant. Okay, this is amazing. Anni, qua ci puoi aiutare. Dottore, dottore, dottore del buco del culo, dottore. Siamo arrivati alla fine di questo video, io spero davvero che vi sia piaciuto e vi aspetto nei commenti come sempre. Prima di lasciarvi vi ricordo nuovamente di cliccare nel bottone qui sotto iscriviti se ancora non l'avete fatto per supportarmi e per non perdervi i prossimi video. E se vorreste ricevere anche una notifica ogni volta che ne uscirà uno nuovo, potete anche cliccare nella campanellina delle notifiche così da non perdervi i futuri contenuti. Grazie mille se lo farete, noi ci vediamo molto presto in un altro video e vi mando un grande abbraccio. Ciao!